Ciao a tutti e bentornati. Oggi andremo a tirare le somme e quindi vedremo nel dettaglio quanto mi è costato mettere su questo acquario marino che vedete qui di fianco e in particolare passeremo in rassegna ciascun singolo componente e andremo a vederne il relativo prezzo. Scopriamolo insieme. Allora andiamo con ordine e partiamo subito dalla vasca. Ricorderete dal video di unboxing che la vasca è una Blau Aquaristic 91 litri in vetro extra chiaro. Veniva descritta come una vasca da aquascaping, credo a causa della chiarezza del vetro e delle guarnizioni trasparenti e sottilissime. Viene venduta compresa di coperchio e completa di tappetino in spugna bianca che ho apprezzato davvero tanto. Nel complesso credo che sia un'ottima vasca ad un prezzo davvero onesto, l'ho pagata 79 euro. Ricorderete poi il mobiletto, mi ero un pochino lamentato del prezzo sproporzionato, ma devo dire che comunque è molto resistente e davvero molto capiente all'interno. Personalmente avrei predisposto un'apertura più ampia nella parte posteriore per far passare più facilmente tubi e cavi. In ogni caso fa egregiamente il suo lavoro e l'ho pagato 114 euro. Il filtro che sto utilizzando è un Tetra EX800 Plus. Mi sto trovando tutto sommato bene, mi sembra molto capiente all'interno e comunque garantisce una buona flessibilità per poter modificare i materiali filtranti all'interno dei 4 alloggiamenti. Inoltre è anche piuttosto silenzioso, quindi nel complesso non ci sono aspetti di cui lamentarsi. L'avevo acquistato su Amazon al prezzo di 70 euro circa. E siamo arrivati alla lampada. Quella che sto utilizzando è la Spectra Aqua Night V2, vi avevo già parlato delle caratteristiche nel video di unboxing, qui diciamo che nel complesso mi sembra un'ottima lampada economica, garantisce una buona personalizzazione delle impostazioni, ma se proprio dovessi fare un appunto direi che forse è un pochino rumorosa perché è dotata di una ventola di raffreddamento interna che si accende quando la lampada si surriscalda e il rumore della ventola lo trovo un pochino fastidioso. Per il resto direi che sono molto contento. Ricorderete anche che vi ho detto di averla acquistata su AliExpress, dove in realtà potete trovare delle alternative anche più economiche. Io l'ho pagata 70 euro più 12 euro circa di tasse doganali per un totale di 82 euro. Anche la pompa di movimento l'avevo acquistata su AliExpress, è una Gebao SV4 con cui mi sto trovando davvero bene. Una cosa molto interessante è il sensore di luminosità integrato che recepisce quando la luce della vasca si spegne per regolare in maniera automatica il flusso al minimo, così da permettere ai pesci di riposare la notte. Ha davvero un ottimo flusso in rapporto alle dimensioni, anche se forse il flusso è un pochino troppo direzionale, nel senso che non è un flusso ampio ma concentrato nella direzione in cui è puntata la pompa. In ogni caso questo non è assolutamente un problema e secondo me questa pompa ha davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo, visto che l'ho pagata a 38 euro. Non c'è molto da dire per quanto riguarda il riscaldatore, fa il suo dovere e mantiene la temperatura ottimale in modo corretto, anche se forse lo trovo poco preciso perché pur regolando la temperatura a 24 gradi tramite il suo termostato, la temperatura registrata dal termometro di precisione è sempre di poco superiore ai 25 gradi. In ogni caso avevo acquistato anche questo su Amazon al prezzo di 24 euro. Parliamo ora delle rocce. Come ricorderete avevo scelto di utilizzare queste rocce sintetiche che onestamente mi piacciono davvero un sacco. Sono molto porose e questo è ottimo per permettere alle colonie batteriche di insediarsi. Vi avevo già detto che in generale dovreste puntare a 1 kg di rocce ogni 10 litri netti. In realtà ad alcuni piace avere più spazio in vasca e consigliano un rapporto più basso. Nel mio caso per 90 litri lordi ho preso 8 kg e alla fine sono stati perfetti per quello che volevo realizzare.
Ho pagato queste rocce 5 euro al chilo per un totale di 40 euro. Passiamo adesso allo stucco che ho utilizzato per fermare le rocce. Ho utilizzato il Milliput, che è in realtà un prodotto molto diffuso per il fai da te, anche se non è proprio specifico per l'utilizzo in acquario, e in effetti se proprio dovessi fare un appunto direi che forse ci mette un pochino troppo ad asciugarsi. In ogni caso fa il suo dovere ed è un prodotto tutto sommato economico, visto che l'ho pagato circa 7 euro e ne ho utilizzata soltanto una piccolissima parte. Per quanto riguarda la sabbia, ho utilizzato questa della Amtra. È una sabbia in aragonite e quindi dovrebbe aiutare a rendere l'acqua più dura e mantenere il pH elevato, che è qualcosa che in fin dei conti ci fa piacere, a meno che chiaramente non abbiate già un'acqua particolarmente dura. Il produttore consigliava almeno 15 kg per le dimensioni della mia vasca, ma onestamente nel mio caso un solo sacco da 10 kg è stato già sufficiente. Diciamo che questo aspetto dipende anche da come vi piace il fondare del vostro acquario. Questa che ho scelto io è la versione ultrafine, con granuli compresi tra mezzo millimetro e 1,2 mm, e devo dire che ho fatto un'ottima scelta perché l'effetto che crea in vasca mi piace davvero tanto. In ogni caso questa sabbia viene venduta a 15 euro per un sacco da 10 kg e ritengo che sia davvero un ottimo compromesso qualità-prezzo. Passiamo adesso agli accessori più piccoli. Il rifrattometro per misurare la salinità aveva un costo di 22 euro e tutto sommato fa il suo dovere. Se volete risparmiare qualche euro potete trovare anche questo su AliExpress e in realtà potete anche trovarne delle versioni vendute senza scatolina per un ulteriore risparmio. Per quanto riguarda il sale, io ho utilizzato questo della Red Sea e mi sembra davvero un buon prodotto. Io ho acquistato la confezione da 7 kg che in realtà avevo scelto perché veniva venduta con il secchio, che può essere riutilizzato per altri scopi, come per esempio per acclimatare pesci e coralli, e comunque può sempre tornare utile. Se invece scegliete la confezione in cartone forse riuscite a risparmiare qualcosina. Comunque questo secchio da 7 kg mi era costato 23 euro. Infine il termometro, questo è della Sera. In realtà non c'è molto da dire per quanto riguarda il termometro, fa il suo dovere, mi sembra preciso, facile da leggere, è molto sottile e discreto e mi piace un sacco l'effetto che fa in vasca. Inoltre, probabilmente per il fatto stesso che è molto sottile e leggero, la ventosa non sembra staccarsi in continuazione, come invece mi era successo in passato con altre marche. Questo termometro viene venduto ad un costo di 4 euro. Questo invece è l'attivatore batterico che ho utilizzato, anche qui non c'è molto da dire, fa il suo dovere. Ovviamente potete scegliere di non usarlo e ciclare la vasca in altri modi, aspettando per esempio che questi batteri si sviluppino spontaneamente in vasca. Questo però chiaramente aumenta notevolmente i tempi di attesa. Secondo me non fa mai male aggiungere i batteri anche successivamente in un acquario avviato per rinfoltire le colonie batteriche. Comunque la scelta sta a voi, considerate che questo flacone da mezzo litro mi è costato 13 euro. Bene, con questo abbiamo visto nel dettaglio quanto sono costati tutti gli elementi che avevo acquistato per questo acquario e il totale è di ben 531 euro. Chiaramente non è poco, ma dall'altro lato bisogna considerare che tutto quello che riguarda l'acquariofilia e in particolare gli acquari marini è sempre particolarmente costoso e quindi in un certo senso per avere un acquario completo non è affatto una somma spropositata, ma piuttosto direi che è una somma giusta. In ogni caso la mia idea non era quella di puntare al massimo risparmio, ma piuttosto quella di metter su una configurazione discreta per un piccolo acquario al miglior prezzo possibile e tutto sommato direi di essere molto contento con questa configurazione.
A questo punto direi che per oggi è tutto. Se questo video vi è piaciuto ricordate di lasciare un like, ma soprattutto iscrivetevi al canale se non volete perdere i successivi aggiornamenti. A tal proposito vi anticipo subito che sto già lavorando al primissimo upgrade in assoluto, quindi ci vediamo davvero a brevissimo. Ciao!